Salve a tutti, bentrovati con questo nuovo video nel quale vedremo come sostituire la guarnizione di una testata di uno scooter. Un indizio che ci fa capire che ormai è da cambiare è la presenza di acqua nell'olio motore. Ecco, ora infilo un cacciavite all'interno del foro del carter e noteremo appunto che c'è olio emulsionato con acqua. Un altro indizio è la difficoltà del motore ad avviarsi a causa della presenza di acqua che si accumula nella camera di scoppio della testata e che impedisce di fatto al pistone di scorrere liberamente nel cilindro. Ora provo ad avviare lo scooter per farvelo vedere. Il fumo bianco che si nota allo scarico è il vapore acqua prodotto dalla combustione del motore. Questo è un altro indizio importante che ci fa capire che la guarnizione della testata è da sostituire. Ok ragazzi, ora iniziamo a spogliare il nostro scooter per poter lavorare meglio vicino al nostro motore. Adesso tolgo la candela e noterete che dal foro di questa uscirà acqua nebulizzata quando andrò ad avviare il motore. Fate molta attenzione a ciò che vi mostro in questo momento. Ora vi metto un piccolo cartoncino per evidenziare meglio quest'ultimo indizio. Ecco, questa è tutta acqua che è uscita dalla guarnizione della testata che si è rotta. Allora signori, la prima cosa da fare è quella di rimuovere l'olio emulsionato che si trova nel motore. Noterete che nell'olio si è accumulata una notevole quantità di acqua proveniente dal circuito di raffreddamento. Ora tolgo il carter della trasmissione perché dopo dovrò rimuovere la coppa dell'olio per fare una pulita all'interno del motore. Carissimi signori, volevo dirvi che in descrizione o se preferite nel mio canale troverete un video dove spiego come rimuovere questo carter ed anche come manutenzionare tutta la trasmissione di uno scooter. Adesso mi accingo a rimuovere la pompa dell'acqua perché devo poter accedere al volano motore. Allora, per accedere al volano devo rimuovere la pompa dell'acqua che è fissata con 4 perni. Questo è il primo, ce ne sono altri 3.
Poi bisogna rimuovere il tubo di mandata della pompa e quello di ritorno. Ecco qua, io già l'ho fatto per comodità. Alla fine la pompa viene via. Ecco fatto. Questa è la pompa. Lo scooter è stato spogliato quasi completamente, ora però si complicano un pochettino le cose. Infatti incominceremo a smontare il motore, ma non vi spaventate che è tutto molto semplice, dovete solo seguire i miei suggerimenti. Quindi inizio con rimuovere il coperchio delle punterie che è fissato soltanto con 5 perni. Userò una chiave a bussola da 10. Bene, ora dobbiamo allineare i punti di fase, perché come ben sapete un motore a 4 tempi ha il movimento dell'albero a camme sincronizzato con quello dell'albero motore, quindi capirete che è importante allineare questi punti per evitare danni al motore quando lo andremo a rimettere in moto una volta terminato il lavoro. La freccia con la scritta 4AV che è stampata sull'ingranaggio della catena della distribuzione deve essere posizionata sul riferimento fisso che troveremo sulla testata. Eccoli qua, questi due punti devono essere allineati. Oltre a questi due punti di fase, ora dobbiamo allineare anche quelli che si trovano sul volano. Ecco, questi qua con le frecce gialle sono quelli che stanno sulla testata. Infatti ora ci spostiamo dalla testata per andare verso il volano che si trova dal lato della pompa dell'acqua. Io già l'ho tolto alla pompa come vi ho fatto vedere prima. Allora, questa è la marmitta, il volano è questo. Ora vi faccio una zoomata, ve lo faccio vedere. Questo disco forato è il volano. Anche qui troverete una freccetta piccola che deve coincidere con il riferimento fisso che si trova sul corpo del motore. Non so se riuscite a vederla, eccola qua. Questi due riferimenti devono coincidere. Quindi, carissimi amici, ricordatevi bene che questa freccetta stampata sul volano deve coincidere perfettamente con il riferimento fisso che abbiamo sul corpo del motore. Eccolo qua il riferimento. Quindi, riepilogando, per una perfetta messa in fase di un motore a 4 tempi bisogna allineare questi due punti di fase che si trovano sul volano che abbiamo visto adesso. Eccoli qua. Ed anche gli altri due che abbiamo visto prima che si trovano invece sull'albero a camme. Eccoli qua. Tutto molto semplice. Bene, adesso ci troviamo sulla testata e la catena della distribuzione è questa che vi sto indicando adesso con il cacciavite. Per rimuoverla occorre togliere prima questo piattello forato evidenziato dalla freccia gialla. Per rimuovere questo piattello vi suggerisco due modi per farlo. Allora, questo è il primo. In questi due fori evidenziati dalle frecce gialle cercheremo di inserire qualcosa per bloccare il movimento del piattello. Fate attenzione a quello che vi mostro adesso nel video. Per questo scopo utilizzerò due chiavi da posizionare nel modo in cui vi mostro adesso in questa foto. Eccola qua la foto. Dunque, poi mentre tengo fermo il piattello con queste due chiavi, con un'altra chiave a bussola da 8, eccola qua, cercherò di svidare il perno centrale. Molto semplice. Carissimi amici, noterete che su questo piattello ci sono 4 fori. Ecco, quando andremo a reinstallarlo
Dobbiamo fare attenzione che la testa esagonale di questo perno, eccolo qua, deve coincidere con il foro più piccolo del piattello. Ora vi metto una freccia gialla per farvi capire, eccola qua. Il secondo modo per rimuovere questo piattello è utilizzare un attrezzo come questo. È molto semplice da costruire, infatti io me lo sono fatto da solo. Ora vi mostro come ho fatto. Quindi con l'attrezzo che abbiamo creato teniamo il piattello fermo per non far girare l'albero a camme e con la chiave a bussola da 8 andremo a svitare il perno centrale. Un'altra cosa che dobbiamo ricordare è che qui c'è una molla, eccola qua. Questa qua deve essere installata esattamente come ora la vedete. In effetti ha due ganci, ecco, uno sta sotto ed è questo e l'altro gancio invece si trova al di sopra di questa massa metallica. Ora la rimuovo per farvi vedere come è messa. Ecco, vedete? Molto facile, bisogna solo girare questo gancio ed agganciarla al di sotto di questa massa metallica che si trova vicino all'albero a camme. Molto semplice. Ok, ora ripeto la procedura per farvi vedere di nuovo. Con la punta del cacciavite sgancio la molla in questo modo e con una pinzetta la estraggo. Ecco, ora che l'ho tolta noterete meglio che la molla ha due ganci. Uno va installato al di sopra del meccanismo dell'albero a camme, esattamente in questo punto qua, ecco, e l'altro gancio va installato al di sotto. Ora la inserisco per l'ultima volta per chiarire ogni dubbio e poi procediamo con il lavoro. Bene, allora mi scuso se mi sono dilungato un poco, ma questa cosa la ritenevo un tantino importante e quindi l'ho voluta chiarire molto bene. Adesso procediamo rimuovendo il perno utilizzando un chiavino esagonale. Eccolo qua, questo è il perno. Ora possiamo estrarre il meccanismo dell'albero a camme. Ecco, questo è il primo pezzo. Quest'altro è il secondo. Fate attenzione che dietro c'è una rondella di plastica nera, eccola qua. Fate attenzione perché a me era caduta dentro e quindi l'ho recuperata. Voi fate attenzione a non farla cadere. Ora possiamo rimuovere la ruota dentata sulla quale è installata la catena della distribuzione. Questa ruota dentata è proprio quella che aziona l'albero a camme.
Dietro troveremo questo disco metallico, eccolo qua. Sotto al vano della sella troveremo il tendicatena, ora ve lo mostro un attimo. Ecco, questo è il tendicatena e io vi consiglio di rimuoverlo prima di togliere l'ingranaggio della catena della distribuzione. Se ancora installato, la catena risulterà in tensione e si avrà più difficoltà a toglierla. Infatti io ho sbagliato a rimuovere l'ingranaggio della distribuzione prima di aver tolto il tendicatena. Questo è un piccolo errore. Allora signori, dopo aver tolto l'albo a camme, la catena e i dati della testata, quest'ultima può essere rimossa semplicemente tirandola. Noterete che la testata è fissata con questi 4 dadi da 12, eccoli qua, e poi con questi 2 perni lunghi da 8, molto semplice. Questa che vi mostro adesso è la guarnizione della testata. Noterete che è rotta, a causa di questa rottura entrava acqua nell'oleo motore. Quindi ora vi faccio una zoomata per farvela vedere meglio. Fate attenzione che sopra questa guarnizione ci sono 4 anelli O-ring. Vi consiglio di sostituirli con altri nuovi, ma se poi non li trovate allora potete installare di nuovo questi qua. Questo è il primo dei 4, ora toglierò anche gli altri. Questa invece è una boccola che serve per centrare la testata sul cilindro, ne troveremo giusto 2. La prima l'ho tolta, ora toglierò anche la seconda. Ora rimuovo la guarnizione. Infine, per concludere, posso rimuovere anche il cilindro. È molto semplice, bisogna soltanto sfilarlo. Fate attenzione a questo pezzo di plastica nero. Eccolo qua, è il pattine del tendicatena. Questo è il pistone, eccolo. Per rimuoverlo bisogna togliere il fermo, che è un anello, e spingere fuori lo spinotto. Veramente molto semplice. Per rimuovere il fermo, con la punta di un cacciavite lo faccio uscire leggermente fuori e poi con una pinza lo estraggo.
Eccolo, come vedete non è altro che un piccolo anello. Ora con un cacciavite senza punta cercherò di spingere fuori lo spinotto. Eccolo, sta uscendo. Non bisogna fare molta forza perché lo spinotto è leggermente libero di scorrere all'interno dei fori del pistone. Carissimi amici, adesso vi mostro tutte le cose che sono uscite danneggiate dal motore e che vanno sostituite necessariamente. Allora, questa è la guarnizione, come vi ho detto prima, è rotta e va cambiata. Poi abbiamo l'albero a camme, eccolo qua, e ci sono i vari bilancieri. Allora, noterete che l'albero a camme è uscito molto rigato, eccolo qua, quindi vedrò se in rettifica me ne daranno un altro usato da utilizzare, così risparmierò qualche soldino se lo dovessi comprare nuovo. Questo invece è il bilanciere, uno dei due perché il motore ne porta due. Eccolo, guardate, questo qua in particolare è uscito molto rovinato, è veramente molto rovinato. Ora vi mostro l'altro invece che è uscito buono, guardate, la superficie è perfetta, qua non va sostituito, mentre invece l'altro è da cambiare e anche questo cercherò di chiederlo in rettifica se me ne daranno un altro usato. Per pulire la superficie del pistone vi consiglio di utilizzare una paglietta di acciaio di quelle che si usano comunemente in cucina. Allora, per pulire qua sopra noi utilizzeremo questa paglietta, eccola qua, è di acciaio. Poi utilizzeremo, io uso dell'acqua raggia, ecco qua, però potete utilizzare anche del gasolio come preferite. L'importante è che con la paglietta andremo a strofinare soltanto sul cielo del pistone e non sui lati. Per quanto riguarda il cilindro e la testata andrò in rettifica a farmeli sistemare perché hanno bisogno di una rettifica e in rettifica ne approfitto per vedere se mi vendono anche i pezzi di cui ho bisogno. In verità il pistone già era abbastanza pulito e quindi non occorreva farlo adesso. Questo perché il motore già è stato smontato 4-5 mesi fa per altri problemi, quindi la pulizia è stata fatta all'epoca. Ora vi mostro le foto che feci al pistone prima di essere pulito e dopo. Guardate. Bene signori, finalmente è venuto il momento di ritirare il materiale dalla rettifica del signor Carmine Scafuto. Salve, buonasera, è pronta la roba? Sì, è pronta. Un attimo, allora grazie. Allora, questo abbiamo sostituito le valvole, Perfetto. fatta la spianatura, la rettifica del piano, il montaggio e smontaggio valvole e sostituito le due valvole di scarico. Perfetto. E Al cilindro abbiamo fatto la rettifica del piano col montaggio del pistone. Perfetto. C'è lo spinotto biella e non c'è nient'altro. Ok, allora mettiamo tutto dentro? Sì, Grazie. tutto quanto. Questo è un attimo, mettiamolo dentro qua. Lo sistemo io. Sì. Ecco sistemato. Mettetela per questo modo in modo che non se ne cade. La ringrazio, arrivederci. Ciao, Salve, ciao, arrivederci. grazie, bene, arrivederci. Ciao.
Ciao. Ciao, arrivederci. Siccome ci troviamo, vi consiglio di rimuovere anche il carter dell'olio, in modo da fare una bella pulizia e di eliminare tutte le impurità che si sono accumulate nel tempo. Prima di reinstallare il semicarter dell'olio, io vi consiglio di rimuovere la semipuleggia del variatore, perché altrimenti avrete difficoltà ad installare questo semicarter. Logicamente, per rimuovere il dado del variatore vi consiglio fortemente di acquistare una pistola pneumatica come quella che sto usando io. Io l'ho pagata soltanto 30 euro. Mi raccomando, la guarnizione del carter deve essere nuova, non utilizzate assolutamente quella vecchia, la pagherete soltanto 7 euro. Bene signori, finalmente siamo arrivati alla fine di questa prima parte. Le immagini che state vedendo sono l'anteprima di ciò che vedrete invece nella seconda parte. Vi consiglio di non perderla, in quanto spiegherò tutto ciò che dovrete fare per riassemblare il vostro motore. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato, e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale.
Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!